Allora, questa è la fase probabilmente più importante per il mio modo di lavorare nella costruzione della pagina del fumetto. Ehm, Parto dalla lettura della pagina di sceneggiatura che devo disegnare. Io non divido la sceneggiatura in pagine di fumetto prima di iniziare a lavorare, nel senso che scrivo con lo stesso formato con cui si scrivono le sceneggiature per il cinema e quindi non metto mai indicazioni di pagina o di vignetta, eccetera. Io scrivo proprio con descrizione, le descrizioni che sono però sempre molto, molto limitate, molto compresse, perché comunque sono descrizioni per me, che però io già so che cosa deve stare nella pagina, non devo darle a un regista esterno, come invece sarebbe nel caso di una sceneggiatura cinematografica. Quindi piccole descrizioni dell'azione che mi ricordano, non so, sostanzialmente dove sono, le battute per i personaggi e il formato in cui questa cosa viene fatta è proprio quello della sceneggiatura cinematografica. Io uso un software, non sono sponsorizzato, uso un software che si chiama Scrivener, che trovo straordinario per il modo che ha di organizzare i testi ed è quello col quale lavoro ormai da tanti anni. Il formato a sceneggiatura in questo modo è soltanto qualcosa col quale io mi trovo a mio agio. Credo che ognuno poi possa prendere le proprie strade. La maggior parte dei miei colleghi fumettisti che scrivono sceneggiature per il fumetto utilizzano un tutt'altro formato, indicano la pagina, il numero di vignette, le scene che devono stare nelle vignette. Questo però è necessario soprattutto se si lavora con un altro disegnatore. Io sono la stessa persona, cioè quello che inventa, quello che scrive e quello che poi disegna, quindi non ho bisogno di dirmi cosa ci sarà nelle singole vignette perché è una cosa che decido in autonomia durante la lavorazione. Quindi quello che faccio adesso è sostanzialmente rileggere la pagina. La leggo a voce alta, come al solito, e cerco di capire intanto se ho scritto troppo, perché una delle cose che possono succedere quando si fanno le storie è proprio di lasciarsi prendere dalla voglia di descrivere o di scrivere dialoghi, e alla fine ti trovi con roba di troppo, cioè roba in più. Anche perché una cosa che non va dimenticata è che nel fumetto abbiamo pochissimo posto, abbiamo pochissimo spazio per i testi, almeno nel tipo di fumetto che piace fare a me. Io sinceramente quando vedo i balloon grandi così, pieni di testo, con il personaggio che nel frattempo è rimasto tipo paralizzato in questa maniera, bla 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 bla, mi viene l'ansia. Cioè, ora sarà che io sono agitato, però io mentre parlo mi muovo, guardo da una parte, guardo a quell'altra, muovo le mani. Ora no perché sono seduto, ma altrimenti giro per la stanza. E quindi l'idea che un personaggio mentre parla si cristallizzi in un'azione e faccia un lungo dialogo senza mai avere un afflato di esistenza per far poeta, cioè una roba dove lui si gratta la testa o si muove o ha una indecisione su quello che vuole dire o che deve dire. Come avete visto già negli altri video, io sono fissato su questa roba di riuscire a rendere un pochino di quella scintilla vitale che abbiamo dentro di noi, nei personaggi che rappresento. Quindi leggo la pagina e cerco di capire se ho scritto troppo, se mi sono scritto addosso, come si dice, o se le cose che stanno lì sono coerenti col personaggio che le deve dire e soprattutto la cosa che odio di più in assoluto forse sulla Terra, tra le robe superficiali come la scrittura delle storie, c'è quella che io non voglio sentire me stesso, cioè io non voglio riconoscermi nelle frasi dei personaggi, perché oltre ai grandi balloon con tanto testo, l'altra cosa che mi manda i matti è quando io leggo il lavoro di un autore, non sento la voce del personaggio che sta parlando, ma sento la voce di quell'autore. Quindi non voglio commettere lo stesso reato punibile con la morte. Cioè, i miei personaggi cerco di farli parlare con una voce loro, che vuol dire che non, per esempio, che non gli do le mie opinioni, non li uso come dire, come soldati che poi andranno in giro per il mondo
a sostenere la mia visione del mondo e a cercare di convincere qualcuno che la mia visione del mondo è buona. È chiaro che io ho una visione del mondo come tutti, ma diciamo che mi tengo sotto tripla sorveglianza speciale affinché i personaggi che scrivo abbiano una loro autonomia, insomma, come fossero figlioli, no? Uno quando c'ha figlioli, credo, io non ce l'ho, ma credo che speri che diventino degli esseri umani a sé stanti, no? Finito questo pippone, quindi leggo la pagina e cerco di capire se devo tagliare roba. Questa pagina è ancora in quella chalet di montagna, in quella baracca di cacciatori nella neve, e ancora abbiamo il personaggio di Livorno, il nano livornese che cerca di curare Carmine da questa strana febbre che gli è presa. E quindi Livorno, ancora parlando del personaggio dell'indiano che lo porta sulle spalle da quando gli hanno spezzato la schiena e non può più camminare, Livorno dice di testa a tromba, questo indiano al quale ha dato questo soprannome, dice: ma è una persona eccezionale. E si rivolge all'indiano: vero testa a tromba? E l'indiano sorride. Miller guarda testa a tromba e gli sorride anche lui, ma testa a tromba lo squadra serissimo. Ogni frase in sostanza che scrivo, quindi la battuta di Livorno, ma è una persona eccezionale, e poi l'azione che fa Livorno, che dice e si rivolge all'indiano, e poi dice un'altra battuta, vero testa a tromba, per me questa frase e si rivolge all'indiano sostanzialmente è un disegno, è un'azione che Livorno deve fare, quindi Livorno farà qualcosa come ma è una persona eccezionale, azione, vero testa a tromba, e quindi già nella mia testa questa cosa genera sostanzialmente almeno due vignette, perché la seconda battuta, la battuta vero testa a tromba, può anche stare nella stessa vignetta dove c'è l'azione di voltarsi verso l'indiano. Non è detto che debba essere così, però è probabile che sarà così. E l'indiano sorride. Come vedete, una riga di sceneggiatura che dice e l'indiano sorride, inevitabilmente, se vogliamo avere un tempo abbastanza spezzettato, sarà una vignetta seguente. Livorno dice la sua battuta e l'indiano sorride. Nella mia testa sono due vignette differenti. Quindi un primo piano per Livorno che dice vero testa a tromba, e un bel primo piano sul testa a tromba che è tutto contento di essere stato chiamato testa a tromba. Vado avanti. Miller guarda testa a tromba e gli sorride anche lui, e anche questa è un'altra vignetta. È il nostro protagonista, Miller, che in realtà è un italo-americano che si è dato sto nome esotico, che a sua volta guarderà l'indiano. Ma testa a tromba lo squadra serissimo, cioè la risposta di testa a tromba verso Livorno è un gran sorriso affettuoso, ma verso questo coglione che lui non conosce e che ha visto ora per la prima volta è invece il contrario. Mi fa ridere sta cosa che lui sorride a Livorno e poi faccia la faccia cattiva quando si rivolge a Miller. E Livorno continua, e questa è un'altra battuta da scrivere, probabilmente vista la dimensione sono un paio di vignette. Cioè, è gente tosta, non ci fai amicizia così in 5 minuti, ma quando ce la fai ti danno anche il culo. È livornese, ragazzi, parla così, non ci posso fare niente. Testa a tromba gli allunga una bacchetta da sciamano con un teschio sulla sommità. Livorno la prende, azione, e poi dice grazie testa a tromba. Poi si rivolge a Miller e a Salvo, Salvo è uno dei due fratelli siciliani, e gli dice ora non mi pigliate per il culo, ma devo fare una cosa per forza. E si mette a fare tutti dei gesti, un canto da stregone. In sostanza Livorno che fa? Prende questa bacchetta da sciamano, un sonaglio, non lo so ancora, devo inventarlo, invento sulla pagina. E comincia a fare proprio la tipica pantomima da sciamano indiano, cioè, ma non ci crede nemmeno lui. E per questo dice agli altri, ora non mi pigliate per il culo, ma devo fare una cosa per forza. E la cosa per forza è questa, questo canto mistico da guaritore. E quando ha finito, conclude. Non serve una sega nulla, ma allora gli garba e quando qualcuno ti salva la vita, puoi anche fare delle robe a cazzo, sì, per farlo contento. E testa a tromba sorride di nuovo. Quindi vedete, abbiamo Livorno che dice la battuta ora non mi pigliate per il culo, devo fare una cosa per forza, probabilmente è una vignetta sola. Si mette a fare tutti dei gesti e un canto da stregone, probabilmente è una serie.
di vignette. Questo dipenderà dal ritmo che sentirò necessario nel momento in cui vado a fare le matite sulla pagina. È probabile che siano minimo due oppure tre vignette di ballo. Probabilmente è possibile anche che in questo ballo, per dare anche un po' l'idea dello stupore dei presenti, io faccia magari un piano d'ascolto su Miller o su Salvo Cinnisi, cioè di quelli che assistono a questa roba e che con la loro espressione in teoria comunicano quello che gli succede vedendo Livorno che fa il matto in quella maniera, cioè il matto, lo stregone. E poi l'ultima battuta, appunto, lui che si rivolge di nuovo a Miller e a Salvo e gli dice non serve una sega nulla, ma a loro di garba, eccetera, è proprio perché mi piace l'idea primo di sottolineare che Livorno non crede in quello che sta facendo, ma soprattutto sottolineare il buon cuore di Livorno, perché Livorno è, sì, l'ho già detto probabilmente in un altro video, comunque è il personaggio più decore di tutta la storia. E forse questo qui sì, forse ho messo proprio la mia visione dell'esistenza, l'ho fatta dire a un personaggio, però è quel personaggio che è fatto così, l'idea della riconoscenza, della gratitudine verso gli eventi che accompagnano la nostra esistenza, no? Livorno è proprio quella roba lì. Ci sarà una scena che vedrete probabilmente nel libro finito, se io lo finirò e se voi lo comprerete, in cui sono in questo campo indiano, è un momento di pace nella storia e sono divisi, notte, ognuno di loro qualcuno è sdraiato sull'erba, un altro è appoggiato a un tronco d'albero e tutti guardano le stelle. E il narratore sostanzialmente descrive i pensieri di ognuno di questi personaggi, cioè di Miller, di Salvo, Carmine Cinnisi e di Livorno. Carmine ripensa alla sua fidanzata in Sicilia che ha abbandonato promettendole di tornare, ma ancora non ha trovato il modo per tornare. E Miller pensa a questo grande amore che è nato, cioè in questo campo indiano, e a come farlo durare e fiorire. E Livorno, che è nano dalla nascita ed è adesso anche paralizzato dalla vita in giù, il pensiero che ha Livorno mentre guarda le stelle è, cioè la voce narrante dice, se vado a memoria, e Livorno ringraziava il cielo per tutte le cose belle che gli aveva regalato nella vita. Non è così, è così. E Livorno faceva quello che faceva tutte le notti. Ringraziava le stelle per tutta la fortuna e le cose belle che la vita gli aveva regalato. Fatto questo, io mi sposto al tavolo da disegno e comincio a impostare la tavola. E questo lo vedrete tra poco, cioè tra poco. Nella mia vita tra un po', per voi credo dopo questo. No, non questo, non ora. Questo accadrà più tardi, non ora. Questo non è accaduto ora. Questo accadrà più tardi. Ok. Allora, questa è la parte più difficile in assoluto da fare mentre si filma. Non so se ci riuscirò. Questo secondo me va girato un pelo. Ok. In sostanza si parte da questa, dalla pagina di sceneggiatura, e poi bisogna farlo diventare una serie di disegni. Questo è molto difficile, soprattutto oggi che non mi sento neanche benissimo. Comunque, foglio nuovo. Siccome io sono straordinariamente pigro, mi sono fatto un formato apposta, che è il formato della tavola, e quindi me lo riporto proprio così. E voilà, così non ci pensiamo più. L'altra cosa che voglio fare qui è sostanzialmente mantenere lo stesso tipo di scansione delle vignette, le stesse dimensioni più o meno che ho utilizzato nella tavola precedente.
quindi anche per questo uso dei metodi veramente abominevoli per dei disegnatori seri, spero che nessuno lo veda, però io non prendo manco le misure, cioè mi prendo l'altezza delle vignette precedenti e la riporto sulla tavola così. Non prendetemi esempio in questo modo di lavorare perché è veramente, insomma, da peragottari. È solo che io ho proprio, cioè il mio problema principale nel lavoro è proprio il tempo, cioè il fatto che io ho sempre la sensazione che non riuscirò a finire la pagina e la storia, quindi cerco ogni modo per velocizzarmi. Certo, fare questi video non è stata la migliore idea del mondo per velocizzarmi, però questa probabilmente è l'ultima parte di questa serie di video. Moscerini morti. Questo è un oggetto che mi serve molto ed è questo piccolo tavolino, cioè piastra luminosa con varie gradazioni di illuminazione che mi serve perché per questa storia qui e per questa soltanto io faccio i disegni a matita su dei fogli brutti. Faccio disegni a matita su dei fogli normalissimi da stampante, che sono questi, e poi tramite questo tavolo luminoso li riporto sulla tavola dove poi verranno inchiostati e dipinti. Quindi adesso, partendo dall'inquadratura precedente, che era quella di testa a tromba, questa qua, devo partire con la prima battuta di Livorno. La prima battuta di Livorno è: ma è una persona eccezionale. Queste due battute le ha dette fuori campo, sono stato con l'inquadratura su testa a tromba, quindi adesso posso tornare sul Livorno. Qui dipende adesso che tempi voglio avere, ma in generale credo di stare abbastanza, non troppo frenetico, insomma abbastanza lento. Quindi quello che mi serve adesso è lui che si rivolge a Miller e a Salvo Cinnisi e gli dice: ma è una persona eccezionale. Come vedete io mi cerco di capire subito l'ingombro dei balloon che avrò nella vignetta, perché per me i balloon sono sempre una cosa molto importante, non sono mai un contorno. Anche se qui l'ho messo un po' a cazzo, perché in effetti potrei fare almeno una quinta, una roba del genere, tipo come se il punto di vista fosse dietro Miller e Salvo e lui si gira ed è un po' più piccolo, quindi l'inquadratura sarà una roba del genere tipo, e il balloon diviene tipo qui. Sto morendo di caldo. Ora Livorno è un nano e devo comunque fare delle proporzioni del cranio e del viso un pochino diverse da quelle che utilizzerei per un personaggio non affetto dal nanismo. E poi deve sorridere perché è molto contento di questa cosa. Ma è una persona eccezionale. Ma è una persona eccezionale. Ah sì, ok, lui ce l'ha alla destra, quindi potrebbe anche fare proprio... È una persona eccezionale. Quindi io sento che alza un po' la spalla destra, ma è una persona eccezionale e porta le mani in direzione di là, quindi in teoria
posso mettergli tipo le manine così, anche solo abbozzate, tanto per dargli, e poi la spalla destra più alta della sinistra, quindi è roba del genere. Praticamente lui mi deve in sostanza lanciare un movimento dello sguardo del lettore verso di qua. Tutto questo però chiaramente rimanendo seduto sul letto, perché lui è- non può camminare, insomma, non può stare in piedi. Poi c'ha queste due piume tipo che gli fanno tipo orecchi di cocker. Queste sono quinte, quindi non me ne fotte un cazzo, e questo dietro è tutto muro, quindi alla fine Dio cane. Dove è il mio appuntamine? Sto morendo di caldo, porca puttana. Vabbè, facciamo uno stop. Finirà male. Finirà male. Finirà male. Finirà male, me lo sento. Finirà male. Finirà male. Secondo, blocco. Allora, io mi rendo conto di avere un modo di lavorare abbastanza inusuale per la costruzione della pagina, perché vedete, mi definisco sostanzialmente gli spazi necessari per una scena o per l'altra man mano che faccio le vignette. Ad esempio in questa prima striscia verticale credo che ci staranno 2 vignette, però potrebbero anche starcene 3 stando molto stretti, ma non credo, perché lui dice adesso ma è una persona eccezionale, magari sta mano poi andrà fatta a modino quando si va a fare il disegno, certo, chiaramente. Dunque sulla destra abbiamo Miller, quindi sono Miller e Salvo. Se li giro diventano Miller, quindi lui è stoffa normale e lui è pelo sotto perché Salvo c'ha il pelicciotto. Ok, non sto a mettere troppi tratti qui perché comunque li rifarò dopo. Adesso devo fare Livorno che si rivolge all'indiano e dice vero testa a tromba, e qui ho alcune scelte possibili. Potrei fare anche una roba di questo tipo, cioè potrei mettere una battuta fuori campo, praticamente faccio venire la voce di Livorno da fuori e fare la reazione di testa a tromba qui, ma mi piace più fare 2 tempi, quindi credo che resterò su Livorno, ma come se avessi mosso la camera in orizzontale verso sinistra, cioè passando da qui a qua, praticamente scorrendo dietro alla coperta che Miller tiene addosso, e vediamo lui che si è spostato un po' e si gira, vero testa a tromba, cioè fa questa roba qui in sostanza. Però non voglio tenere proprio le stesse dimensioni, quindi mi avvicino anche un pochetto, vediamo se viene, mi avvicino un po', lui appoggia un braccio dietro per sostenersi, tipo così, e guarda l'indiano, gli sorride perché chiaramente è il loro gioco di amicizia, questa cosa di
con questo chiamarlo testa a tromba, eccetera. E quindi però la battuta adesso mi deve stare in un punto che non faccia cacare, e questo non è facilissimo trovarlo. Adesso vediamo. E gli occhi sono fatti troppo a fessura, devono essere un pochino più aperti adesso. No, le piume saranno un pochino mosse dalla dinamica del movimento della testa, per dare ancora più l'idea di questo movimento all'indietro che gli ho voluto far fare. Però è un po' brutto. Ci sono delle cose brutte in questa scelta di inquadratura, a parte il mio disegno che magari è proprio una merda di suo e non ci si può fare niente, no? Però c'è qualcosa che non mi suona bene. Intanto io ho una fissa, cioè mi piace avere, quando passa una vignetta all'altra, la stessa altezza di occhi, perché non mi va che ci siano questi sbalzi su e giù del lettore. Credo, almeno, non è che ho dati scientifici, però credo che il lettore vada a attaccarsi all'asse degli occhi del personaggio, e quando passa la vignetta dopo si aspetta di trovarli nello stesso punto. E questa cosa che qui invece hanno fatto sostanzialmente una curva mi piace per un cazzo. Quindi la cosa che posso fare è cambiarla proprio, nel senso, proviamo invece ad andare con la quinta di testa a tromba, con una quinta più distante di Miller e gli altri, e lui che è ancora più piccoletto, che è molto importante anche proprio legare i personaggi che stanno nello spazio della scena tra di loro, no? Cioè se Livorno si rivolge a testa a tromba e noi vogliamo una risposta emotiva da parte di testa a tromba alla sua battuta, bisogna che come geometrie della scena si leghino subito i personaggi, di modo che il lettore, il guardatore anzi, sappia subito, capisca subito, senza sforzo, tra quali personaggi è in corso l'interazione. Vediamo se questa scelta può essere migliore. Chiaramente lui è più piccolino, non possiamo fare più dettagli più di tanto, però possiamo accentuare il suo movimento all'indietro. Sempre tenendo conto comunque è molto difficile fare un personaggio con affetto al nanismo, perché non sono abituato a queste proporzioni, che sono stupende, secondo me sono proprio belle, però sono anche molto difficili da fare. Quindi se fa così, allora bisogna che anche, vedi Miller, che era qui a farsi abbastanza inutile come persona nel mondo, però nel momento in cui vede Livorno che si sposta in questo modo, che si rivolge a testa a tromba, naturalmente gli viene da guardare a chi cazzo sta guardando, magari non con questa bocca che gli ho fatto adesso. Una cosa, anche lui un mezzo sorrisino non gli starebbe male. Poi gli mettiamo questo stupido cappello da trapper di pelo che gli abbiamo fatto. Lì la scena si arricchisce un pochino, perché comunque, sai, quando si fanno i fumetti abbiamo sempre la questione che stiamo a fare fumetti, quindi sì, va bene l'inquadratura, va bene
la battuta, va bene tutto, ma poi ci deve essere anche il disegno che ti dà un po' di soddisfazione, perché se no è un casino. Chiaramente qui dietro ci abbiamo ancora Salvo, che non lo possiamo escludere dalla questione, quindi ci avremo anche lui. Salvo ha il cappello, ma sopra al cappello c'ha questa cazzo di coperta messa sulla testa in questa maniera. Ecco, questa è una buona vignetta, alla fine è uscita abbastanza bene. Però vedete buffo, alla fine la vignetta, secondo me l'eventuale efficacia della vignetta non è stata data da Livorno, è stata data da loro due, da questa rotazione qui. Ora vediamo se mi c'entra, perché chiaramente ho fatto il coglione, l'ho fatte staccate e sì, ci dovremmo entrare un po' risicati, però ci dovremmo entrare. Volendo posso abbassare questo balloon qua, così mi guadagno un po' di spazio. Di solito, una volta che ho finito una riga, la vado a portare dentro la pagina vera. Quindi mi faccio una punta nuova alla matita. Sta ancora filmando qui la roba, incredibile. Te ti sarei spenta sicuro, vero? Sto morendo di caldo. Ah, porca troia, vabbè. Non mi piace tanto la prima, ora che mi piace tanto la seconda come costruzione, non mi piace più tanto la prima, e forse, visto che adesso so quanto spazio mi serve per la prima vignetta, forse potrei anche provare a rifarla. C'è una cosa, ragazzi, allora parliamoci seriamente un attimo, poi si fa uno stacchetto. Fare fumetti è molto lento, è un lavoro molto lento. Possiamo impiegare una giornata per fare una pagina, il lettore se la sporverà in 5 secondi. Se pensate a questo non riuscite a farli, cioè prende una tristezza indicibile. Ciò nonostante, però, nonostante il tempo che ci vuole e magari anche la fatica per fare delle buone inquadrature, dei buoni disegni, noi abbiamo il dovere di fare sempre il meglio nelle nostre possibilità, non rispetto ad altri, non rispetto a chissà quali altri talenti ai quali ci possiamo paragonare, proprio solo rispetto alla nostra capacità, al nostro impegno, no? Cioè, se ci abbiamo messo tutto quanto, più di quello non possiamo fare. Io non ci ho messo tutto quanto nella prima vignetta. La seconda è di una qualità più alta come tipo di regia. Tra l'altro la battuta dovrebbe anche andare di qua e sarebbe molto più equilibrato, perché così mi potrei potrei avvicinare la quinta di testa a tromba, posso recuperare un pochino di spazio e posso bilanciare un pochino più tutto. Questo non è male, poi si andrà a tagliare più o meno così, quindi in questo modo guadagno un po' di spazio anche per la vignetta numero 1. Però questa è una vignetta che mi piace. Mi piace non tantissimo il balloon a questa altezza, forse è una via di mezzo, vero? Testa a tromba. Ma è una persona eccezionale. Allora qui probabilmente dobbiamo stare un pochino più vicini a Livorno. Livorno potrebbe ad esempio essersi inclinato un po' in avanti, come se lo sussurrasse, no, agli altri personaggi, magari con la testa un pochetto inclinata da un lato, e gli dice una persona eccezionale. Cambio il tono in sostanza della battuta. Faccio in modo che ci sia una dinamica di interpretazione del personaggio. Nella prima lui sta un po' più sottovoce e dice ma è una persona eccezionale, vero testa a tromba? Ecco, diventa così, c'è una differenza di volumi. Vediamo se funziona. Questa è un'altra possibilità. Qui stiamo un pochino più con un primo piano un pochino più stretto su Livorno, che è come se sussurrasse
a Miller e a salvo questa grande verità. Un po' più sorridente, però bro, perché così, cioè, che cazzo c'hai, eh? Devi essere contento. Più stretti forse gli occhi, più... ma è una persona eccezionale. Mi raccomando, recitate tutto, lo so che cioè, sembrerò un vecchio patetico che fa le faccette, ma questo mestiere tocca fare le faccette, non ci so cazzi, dovete interpretare tutte sia i movimenti che le espressioni ai personaggi. Tanto poi la vostra faccia comunque li farà anche se non volete, e quindi è inutile resistere, sarete comunque tutti assimilati. Allora, vediamo, secondo me è più bella così, anche più gobbone. La persona eccezionale, vedi, magari con le manine un po' aperte. Capito? Se voi recitate la battuta, il vostro corpo è possibile, probabile, spesso succederà che vi sorprenda, cioè che facciate dei movimenti che dite, ah cazzo, guarda che movimento ho fatto. Io ad esempio questa cosa, no, delle mani in avanti non l'avevo pensata, però quando ho provato a recitare la posizione mi è venuto molto naturale di fare quel movimento lì. Quindi se noi teniamo questa, allora possiamo andare a stringere anche sulla sinistra, mettere un balloon abbastanza tradizionale qua, che vorrebbe dire sostanzialmente che abbiamo questo ingombro. Forse ce la facciamo, settiamo un attimo gli ingombri sulle pagine. Allora mettiamo che uno venga qua, dovrebbe essere buono, e quest'altro viene qua e va benissimo come tipo di... Ok, allora a questo punto io porto l'immagine nel buio perché devo riportare il disegno. Stavo guardando come si lega alla vignetta precedente, però vedete, siccome ho fatto un piano dove c'è soltanto testa a tromba, non ho sostanzialmente nessun obbligo o costrizione riguardo alle posizioni di Livorno, perché non l'abbiamo visto nella vignetta, anzi nelle ultime due vignette non l'abbiamo visto, per cui può essere in qualunque posizione a fare qualunque cosa. Adesso proviamo a mettere il disegno reale. Anche qui io faccio un disegno più pulito chiaramente rispetto a quello dello sketch, però non voglio nemmeno fare, come dire, mettermi lì a trascrivere tipo contabile il disegno che ho fatto prima. Voglio che venga fuori una cosa fresca comunque, quindi rinterpreto un pochetto. Gli accentuo ad esempio un pochino il sorriso, sempre un po' da una parte, perché Livorno c'ha sta cosa che sorride sempre comunque più da un lato che dall'altro. Vedete come cerco di avere dei tratti abbastanza netti, anche se non sono precisi, ma abbastanza netti perché poi sono i tratti dove poi dovrò andare col pennino e siccome non sono un king del pennino, nel senso che sono abbastanza impedito, ho bisogno di avere delle linee di riferimento piuttosto nette, diciamo.
com'era il disegno della cosa? Ok, c'è un cerchio qui, 2x alle parti, mi sono sciupato proprio. Questo è un errore, questo bisogna sempre stare attenti a come le forme si chiama credo giusta posizione questa cosa, cioè i tratti devono sempre incrociarsi bene, altrimenti l'occhio non ci capisce più un cazzo. Quindi questa piuma che va dietro il dito deve comunque formare un angolo abbastanza netto, e lo stesso di qua, altrimenti si confondono. Questa cosa delle giusta posizioni, raga, ora non ce la faccio a spiegarvela, però la trovate credo nei libri che si occupano di messa di disegno, illustrazione, eccetera. Adesso io non ve li so consigliare perché non ne ricordo nessuno, però esistono. Ma è, no, ma è una persona eccezionale. E questa più o meno è la prima vignetta. Stop. Adesso mettiamo l'altra vignetta, vediamo se ho fatto casino o se centriamo giusti. No, centriamo giusti. Bisogna solo capire l'altezza di queste cose. Sto balloon basso di Livorno è proprio brutto. È molto brutto. Lo potrei far andare qui? No, vabbè, forse se lo tengo abbastanza su, se lo tengo tipo qua, magari lo stacco un po', sì. Vero, virgola, testa a tromba? L'altra cosa che faccio con questo sistema del tavolo luminoso è che truffo, nel senso, se mi accorgo ad esempio che ho bisogno di ribilanciare le posizioni dei personaggi nello spazio, tipo ora che ho bisogno di avere loro abbastanza alti, stavo dicendo, siccome lo posso fare, e se lo posso fare lo faccio, alzo un pochino la posizione di Livorno e la inclino anche un pochino così, anche di più, per accentuare quel movimento all'indietro di cui parlavo prima. Il fatto che lui si va a appoggiare con un braccio sul letto e si sporge un pochino.
effetti potremmo mettere anche qui il coso. Il balloon l'avrei potuto mettere forse anche qui. Ma è una persona eccezionale, vero testa a tromba? Ah, questa è buona, questa c'ha gli occhi veramente, sono venuti un po' a cazzo di cane. Ah no, vabbè, solo uno. Ok, ma la persona, ora magari, cioè quando lavoro senza fare sti cazzo di video, sono diciamo un pochino più in coscienza e sono un pochino più preciso. E qui un bel sorriso di testa a tromba. Visto dal punto di vista di Livorno. Questo non riuscirò mai a farlo, credo. È veramente difficile. In realtà non deve fare così, deve scoprire anche i denti. Se è contentone. Contentone è grosso, perché comunque se sta tromba è una bestia, è una branda d'uomo, Che c'ha questi belli orecchinoni grandi così, che mi fanno simpatia. E dai capelli che gli scendono, a volte sulle spalle, ma a volte vanno anche dietro. Adesso diciamo che sta così. E al momento ha le braccia incrociate, giusto? Sì. Comunque più o meno è questa la vignetta, è una roba del genere. Questa, più o meno. Dopodiché è l'indiano sorride. Quindi abbiamo fatto Livorno, ma è una persona eccezionale, fatta. E si rivolge all'indiano, eccolo qua. Vero testa a tromba? Fatta. E l'indiano sorride, fatta. Miller guarda testa a tromba e gli sorride anche lui. Quindi adesso mi serve questo è un giochetto. Qui si spezza in 3 vignette la linea orizzontale, la scena orizzontale. Si fanno 1, 2 e 3 più o meno con le stesse inquadrature, magari un po' di quinta sempre per tenere le posizioni dei personaggi nello spazio, dove sostanzialmente Miller gli fa anche lui un bel sorrisone, no? Come dire, quindi siamo tutti amici.
rendiamolo un po' più ridicolo facendo, sai, si spoggia anche un po' di più, così è ancora più stupido. Gli fa il sorrisone e testa a tromba gli deve rispondere tipo con un proprio della serie riguardami e t'ammazzo. Quindi quinta per legarli, leggera rotazione della testa, cattiveria negli occhi, sa che ho fatto le facce, vero? Sì. Troppa quinta, ne leviamo un po'. Sono anche vedere un pochino avvicinato, non volevo rifare la stessa proprio lo stesso taglio e inquadratura. Comunque 1, 2, 3 dovrebbe funzionare accanto, intendo. Che poi queste saranno in realtà tagliate così, sono questi i primi piani stretti. Anzi, cioè, facciamoli proprio un po' strettini che secondo me sono più belli. Per esempio, sarebbe andato tipo qui. Sì. Guardate la pigrizia, no, che mi porta a fare, cioè per fare le linee orizzontali metto in squadro questo e lo traccio così. Sarà storto? Forse sì. Sti cazzi. Testa a tromba è contento. Miller fa il furbetto. Testa a tromba si incazza. E dopo riparte Livorno, che dice gente tosta, non ci fai amicizia così in 5 minuti. Va bene, facciamolo. Questa parte è faticosissima da fare col video, ragazzi, ve lo dico. È veramente tosta. Però questo probabilmente sarà anche l'ultimo video, quindi cerchiamo di tenerla. Vero testa a tromba? E testa a tromba sorride. Sorride contento. Allora, l'anatomia di testa a tromba è che comunque ha questo cranio abbastanza, con la fronte abbastanza sfuggente e questi capelli tagliati stranissimi. Così. Comunque qui happiness di testa a tromba. Quindi i tratti tipici della felicità, l'occhietto così. Gli indiani sono sostanzialmente nativi, sì, ciao, sono sostanzialmente glabri, quindi non posso contare più di tanto sulle sopracciglia per fare le espressioni, cioè li farò giusto un tocchettino in questo modo. L'idiota adesso gli sorride a sua volta. Questa è la quinta di testa a tromba.
Guardate com'è stupidamente sicuro di sé e della sua giovialità che adesso gli si ritorcerà contro. Quinta di Miller, troppa, forse troppa. Quinta di Miller, lui lo inclino un pochino di più, cerco di mantenere la stessa altezza degli occhi, visto che questo è tutto uno scambio di montaggio. Uno scambio di montaggio coerente, diciamo, cioè siamo nello stesso posto, è come se il punto di vista si fosse solo spostato, non dobbiamo inventare nulla di particolare, cioè dobbiamo dare coerenza alle inquadrature, sempre per il discorso di prima che non vogliamo che qualcuno faccia fatica a comprendere cosa sta accadendo nella scena. Noi abbiamo bisogno che il lettore sia con il cuore puro. Questa è una stronzata, no? Nel senso, abbiamo bisogno che non sia che la sua emozione, la costruzione dell'emozione che c'è sempre anche in una scena del cazzo come questa, sostanzialmente, non venga infranta da difficoltà nel percepire la posizione dei personaggi nello spazio o da indecisioni, eccetera. Perciò è vero, testa a tromba, sorride, lui sorride a sua volta e lui lo guarda malissimo, funziona, stop. Quarto blocco. Ok, qui devo tornare invece sul Livorno. Che dice, gente tosta, non ci fai l'amicizia, non ci, com'è che dice? È gente tosta, non ci fai amicizia così in 5 minuti, ma quando ce la fai ti danno anche il culo. Allora, questa battuta in teoria, a parte essere volgare, ma io sono volgare, mi dispiace, scusate, vengo da un secolo in cui essere volgari non era così grave, anche se poi uno doveva comunque regolarsi in alcuni posti, in alcuni ambienti, però diciamo. Allora, qui si tratta di aprire un pochino d'aria perché sono stati molto stretti. Però lui deve dire gente tosta, non ci fai amicizia così in 5 minuti. Qui si potrebbe anche provare a fare una roba, una scena più larga con tutti dentro, forse. Potrei mettere qui testa a tromba da una parte, Miller, Salvo e, e lui col coso, il Livorno qua. Potrei fare una cosa del genere. E quindi allora ci avremmo una serie di balloon tipo gente tosta. Non ci fai, non ci fai amicizia così, puntini, in 5 minuti. Ma quando ce la fai ti danno anche il culo.
Probabilmente potrei chiudere con 2 vignette e arrivo qua. Allora lui, Livorno, qui deve rivolgersi necessariamente a Miller, perché è Miller che ha detto, cioè è Miller che è stato oggetto del muso duro di Testa a Tromba. Livorno chiaramente se n'è accorto, forse gli è anche dispiaciuto, o forse anche contento che il suo amico alla fine sia, che Testa a Tromba sia fedele a lui e non agli altri. Comunque lui sta su questo letto con Carmine che gli giace accanto in questa maniera. Diciamo che abbiamo anche qui ci vuole le mani di Testa a Tromba che poi interverranno dopo. Qui ci saranno Miller. E salvo. È gente tosta, non ci fai amicizia così in 5 minuti. Qui si potrebbe anche chiuderla diversamente, per mettere questo qui, ma quando ce la fai? Qui ci sono 2 possibilità. Le battute un po' forti, tipo questa, no? Quando ce la fai ti danno anche il culo. Si possono enfatizzare facendo primi piani diretti, sai che proprio ti dicono, ehi attenzione che c'è il personaggio sta dicendo una battuta forte. Ma si può anche fare il contrario. Cioè si possono anche alleggerire, scaricare un pochino. Se io ad esempio tolgo lo sguardo di Livorno, lo sposto e lo riporto magari su Carmine o sulla cosa che dovrà fare fra poco. Oppure no, oppure li tengo lo sguardo sempre su Miller, ma il movimento della testa è già andato verso la fase seguente dell'azione. Vedi? Cioè, vedi, ma che cazzo sto parlando? C'è un amichetto invisibile, porca troia. Oh Gesù, ci lascio la testa a sta roba. Quinta. Piumaggio. Lui non è male così, è morbidoso. Poi vedete cosa ho fatto? Qui ho la testa inclinata in questo modo verso destra, di qua l'ho inclinata di qua verso sinistra. Questa è una cosa che cerco di fare sempre, cioè il fatto di non avere mai la stessa identica posizione di un'anatomia da una vignetta all'altra, per 2 motivi. Il primo è che se l'inquadratura e la posizione sono identiche, il lettore può fare automaticamente, farà, anche se è di buon cuore, farà un controllo di somiglianza del personaggio da una vignetta all'altra e potrebbe accorgersi che qui il sopracciglio è diverso, la bocca è diversa. Ma se il personaggio ruota sempre, se si sposta di vignetta in vignetta, il lettore non riesce a fare questo tipo di raffronto.
Non che i lettori siano stronzi, è che siamo tutti stronzi. E quindi tutti cerchiamo, cioè il nostro cervello è sempre a lavorare a cercare una cosa che non funziona, perché è una cosa per, cioè un sistema di protezione dai pericoli dell'esistenza. E se invece noi lo eludiamo in questo modo, cioè non gli diamo punti di riferimento, ce la caviamo meglio, anche perché come tutti noi che disegniamo sappiamo, non è facilissimo fare sempre le stesse forme anatomiche di un viso da una vignetta all'altra. Quindi io uso questo trucco, cioè io muovo i personaggi. Questa vignetta mi è piaciuta molto, a volte sono contento che le faccio, a parte lamentarmi. Ti danno anche il culo, dice, e nella prossima è finita questa roba. Una cosa che potrebbe far ridere sarebbe rifare di nuovo testa a tromba che sorride. Muta, capito? Quindi, sì, è vero, ti diamo anche il culo, che mi fa ridere. Però anche qui, vedete, devo fare un... devo trovare un modo per inquadrarlo in modo che non sia uguale a prima. E vediamo, magari è una cazzata. Mi fa ridere questa cosa perché nella storia finora i nativi americani sono sempre stati trattati come degli schifosi selvaggi, sporchi e orrendi, che so che non è una cosa tanto politicamente corretta, ma io faccio parlare dei personaggi che vivono quel momento lì, non sono dei cittadini canadesi sotto il governo Trudeau, sono gente di quel tempo e quindi magari la vedevano così. Poi però nella storia, come vedrete, le cose cambiano, le opinioni cambiano, come cambiano spesso quando si ha esperienza diretta di qualcuno, invece che il sentito dire. A volte peggiorano, naturalmente. Però forse chiudere così non è male. Chiudere con la battuta, con la faccia di testa a tromba muta non è male. Questo naso non so da dove me lo sia levato, devo stare molto attento a non fare cazzate. Comunque, cioè, potrei anche far ringhiare un pelo. Sì, è proprio aggressivo. Ok, l'unica vignetta che mi preoccupa molto adesso è questa, perché potrebbe poi alla fine della fiera sostanzialmente fare cacare questa grande. Però una larga mi servirebbe. Se fossi più bravo farei tipo un'inquadratura un po' dall'alto, ma non le so fare, non adesso. Poi già se arrivo in fondo che sono riuscito a filmare tutta la lavorazione della matita, ragazzi, è un cazzo di miracolo che mi rimetterà su di morale. Non mi piace tanto questa. Forse dovrei stringere un po' sul Livorno. Proviamo un'alternativa un pochino più stretta sul livornismo. Ci abbassiamo magari, no? La pigliamo un pochino al basso. Perché è vero che faccio tante facce, probabilmente faccio troppe facce. Il problema è che mi piacciono. Cioè mi piacciono i personaggi, mi piace disegnarli. E magari alla fine poi sempre in quel discorso per cui siamo a cercare di costruire un'emozione nel cuore del lettore o nel cervello, non so, dipende come la vedete. Può darsi che un'inquadratura più ravvicinata sul Livorno poi alla fine sia più efficace. Che è una cosa più larga, anche se ti dà magari un po' più d'aria nel racconto. Proviamoci. È bellino lui così, con i suoi quattro balloon intorno e le varie quinte, perché poi il problema è che quelle quinte lì sostanzialmente non mi dicevano un cazzo, cioè non parlavano. Mi piacerebbe che avesse questo scettro in testa. In sceneggiatura avevo scritto che glielo passava
Glielo passava cosa? Glielo passava testa a tromba. Ma sì, questa è pigrizia. Ok, dopo dovrò fare l'azione in cui testa a tromba gli passa lo scettro. Questa cosa è, vedete, avete assistito a una botta del demone della pigrizia che ha cercato di prendere il controllo del mio cervello. Stop. Allora, quindi qui mi serve questa. Quindi diventerà adesso questa qua. Entriamo nell'oscurità. È gente tosta, non ci fai amicizia così. È gente tosta, non ci fai amicizia così in 5 minuti, ma quando ce la fai ti danno anche il culo. Quindi sostanzialmente verrebbe Livorno. Un'altra cosa che mi devo ricordare è che Livorno ha queste codine di opossum legate addosso. È gente tosta. Non ci fai amicizia così in 5 minuti. Ah no, devo farlo in 2 blocchi. Ok, non ci fai amicizia così. Puntini. In 5 minuti. Ma quando ce la fai, brutto spezzato così, ma quando ce la fai, puntini, ti danno anche il culo. St'occhio è abominevole, adesso dovremo, cioè dovrò aggiustarlo un attimo, perché non si capisce che cazzo come cazzo l'ho fatto, chi sta guardando, lui deve
che comunque deve guardare loro. Tanti dettagli adesso io non li metto mentre faccio la matita, perché quando vado poi a lavorare col pennino voglio essere comunque libero di poter inventare un attimo, perché sennò diventa solo un lavoro di copia e mi annoia. Quindi lascio abbastanza impreciso il disegno di fondo. E qui facciamo l'ultima inquadratura, la facciamo sul testo a tromba, molto contento. Anche se ci vorrebbe un'espressione un po' diversa, qui ci vorrebbe una roba tipo... eh sì, forse gli va aperta un po' la bocca. Così è un po' più scemo, però più simpatico. Comunque deve essere grosso, quindi sempre grosso. No, pseudo quinta. A questo punto la fase dopo è l'inchiostazione. Però prima di inchiostazione bisogna vedere quali disastri ho combinato, tipo quest'occhio fa schifo. E prima di ritrovarsi a fare un'inchiostazione su un occhio fatto di merda che poi ti rovina la tavola, forse è meglio lavorarlo un pochino meglio. Forse qui non ci vuole la quinta. Forse mi faccio proprio un test a tromba full immersion così. Sembra meglio. In teoria più o meno la matita più o meno dovrebbe essere una roba del genere. Ho fatto un po' un casino anche su questi occhi. Vabbè, questi occhi di lui continuano a fare veramente schifo. Quindi cosa sono due? O li ridisegno per bene adesso, oppure mi prendo la responsabilità di cercare di aggiustarli dopo
Col pennino però sai, è sempre un po' un rischio. In teoria adesso potrei anche inchiostrare ste robe. Non è la miglior tavola che abbia fatto in questa storia, eh? Assolutamente no. Perché probabilmente c'è davvero un'incompatibilità tra la chiacchiera e il livello di concentrazione necessario per disegnare bene. Però è anche vero che se si cerca la perfezione, a parte che nel mio caso non si trova mai, ma poi si rischia proprio di non averci un cazzo di nulla alla fine della fiera. Potrei inchiostrare. Se la rovino, pace. Questo è l'unico momento in cui c'è in effetti un po' d'ansia reale. Però mi raccomando, o voi giovani disegnatori, fate in modo che la vostra inchiostrazione non sia una cosa dove vi pietrificate dal terrore e i tratti diventano meccanici e gelidi. Dovete mantenere una certa vitalità anche nell'inchiostrazione, anche a scapito della precisione. Date retta, cioè è meglio averci qualche linea più stortignaccola, qualche tratto un po' più a cazzo, piuttosto che un tratto fermo che perde dinamica perché voi vi siete cacati addosso alla paura mentre lo tracciavate. Intendiamoci, anch'io mi caco addosso alla paura mentre traccio questi. Però non si deve cedere alla paura. Cioè, come dice Casa Atreides, la paura uccide la mente. Poi alla fine la paura è che non è che stiamo a fare un'operazione al cervello a un bimbo d'8 anni, le brutte si butta via e si rifà. Cioè, il processo reale è si butta via, si bestemmia 3 ore e mezza e si rifà. Non c'è un motivo per cui faccio prima il bordo esterno delle vignette. O forse sì, diciamo che facendo solo queste linee dritte, più o meno dritte, prendo confidenza col pennino per poi essere un pochino più sciolto nel momento in cui vado a fare i tratti del disegno. Sto facendo una merda, errori clamorosi. Sì, ci sono molte imprecisioni nel modo in cui ho fatto anche i bordi e le vignette, no? Alcuni sono più larghi, alcuni sono più stretti. Questo non è un buon metodo di lavorare, è che sono io che sono un cialtrone, però c'è sempre la solita vecchia regola. Se alla fine della fiera un lettore si accorge che avete fatto i bordi e le vignette un po' più larghi o un po' più stretti, è probabile che il problema sia la storia che gli avete raccontato. Perché se non siete riusciti neanche a fargli dimenticare i millimetri di distanza tra una vignetta e l'altra, allora è un problema, Jimmy.
questa, per me che tengo il pennino veramente in questa maniera abominevole, è una delle cose, delle fasi più delicate e più difficili in assoluto. Soprattutto fare i balloon in un modo minimamente decente. E soprattutto dopo aver mangiato quegli gnocchi al tartufo e gamberi, due cose che ho scoperto sono incompatibili. Fuck. Vomito. Ando avanti senza fermarmi perché se mi fermo e realizzo quanto sono fuori condizione è un casino. Ho cambiato pennino adesso, il primo pennino che ho usato è un pennino un pochino più sfatto di punta, quindi ha un tratto leggermente più largo degli altri. Ora non c'è un motivo per cui ho attaccato a lavorare su questo disegno qui. Non importa l'ordine in cui si fanno, credo, le cose. Vedete che quando vado a tracciare il tratto nero a pennino, cerco di stare abbastanza libero. Cioè è vero che ho il disegno a matita sotto, però mi va anche bene di rifare le cose. Cioè di rifare i tratti. Perché preferisco una dinamica in più a una precisione, insomma, in sostanza. Cinque di morta. Stop. Recentemente ho scoperto che mi si è alzata moltissimo la pressione degli occhi e l'oculista mi ha fatto dei nuovi occhiali che io devo indossare quando disegno o sto al computer. Li sto indossando? No, quindi arrivo subito. Vediamo se con questi occhiali nuovi disegno. Minchia come ci vedo di più, cazzarola. E ora scoprirò che tutto quello che ho fatto finora è una merda, solo che non lo vedevo. Porca troia, che meraviglia. Viva l'oculista.
Ora, in teoria non servirebbe stare a fare ste linee per i capelli, ma c'è un fatto che siccome con l'acquarello è molto difficile andare giù di scuro, se li metto un po' di tratteggio sotto male non li fa perché, madonna, mi ci vedo meglio, raga. Pazzescos. Faccia di merda, cazzo, gli ho fatto un occhio orrendo a questo. Vabbè, forse posso dargli una pulitina in Photoshop, forse, vedremo, se no me lo cuppo così. Miller sì, ha una trama tutta a trattini della sua coperta che tiene addosso, quindi la devo fare, una roba del genere. Che non sono rilassato a lavorare lo sento da quanto le gambe vanno a spingere sotto il tavolo. Tipo gamba matta proprio, portacci mia. Che è successo?
Non traccio invece delle linee delle assi di legno della baracca sul fondo, soltanto perché le, comunque le evidenzio con la pittura dell'acquarello, preferisco che mettere dei tratti netti sul fondale. Dovete pensare che per me che tengo la penna così male, il pennino è... cioè aver scelto di usare il pennino è stato, ha voluto dire aggiungere 10 livelli di difficoltà alla lavorazione, perché comunque sono veramente monco. Però per questo tipo di storia secondo me ci voleva. E alla fine è sempre la storia che deve comandare ogni scelta. Qui dietro c'è Carmine qui con la sua coperta di pelle d'orso, quindi la devo comunque far sentire un pochino. E qui invece facciamo proprio il quintone ignoranti. Se non ci servono. Allora a destra c'è il pelosone, sì. E a sinistra c'è quello con la texture a trattini. Ok, poi facciamo questo testa a tromba qui. Gli ho allungato un po', cioè le ho fatto i lobi lunghi perché secondo me lui questi orecchinoni li porta da un bel po'. Quando poi farò la colorazione metterò degli arrossamenti di imbarazzo proprio sulle guance di testa a tromba.
quando dovete fare l'espressione ai personaggi, io vi consiglio di ricordarvi le espressioni che avete fatto voi nelle varie occasioni della vostra esistenza. Io ad esempio ho questa roba che spesso sono troppo gentile, tipo che ne so, entro in un bar e saluto in modo ultra cordiale e magari appunto qui a Roma non è proprio il posto più adatto, ma nemmeno a Navacchio in effetti. E quindi ti ritrovi magari a fare questi sorrisoni a qualcuno che non risponde minimamente, anzi ti guarda pure male, allora ti ritrovi a metterti sulla faccia un'espressione che è una via di mezzo tra una via di fuga e vabbè, in realtà sono un duro anch'io, amico, che di solito è una cosa patetica. E io penso sempre a queste esperienze reali quando vado a fare le espressioni ai personaggi, perché di solito, soprattutto se è una figura imbecille, sono altissime le probabilità che io l'abbia fatta e quindi me le vado a ricordare e cerco di riprodurle. Testa di cazzo. Dai, dai, che abbiamo quasi finito, ragazzi. Forza e coraggio, poi svengo. We live on the mountain, right to the top, with a beautiful view from the top of the mountain. Every morning I work. And I go through all this before you wake up, so I can be happier. No, 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 no. Before you wake up, na 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 na, na na no, 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 no. Na 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 da 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 da. Se vi state chiedendo qual è la logica dietro avere iniziato da una vignetta e essere poi passato a un'altra, sostanzialmente non c'è. L'unica cosa che faccio è cerco di evitare di andare a disegnare dove potrei
passare con la mano sopra un tratto magari ancora fresco e quindi fare un disastro. Cut. Allora, secondo me è meglio avere qualche tratto in meno, soprattutto se dopo ci va la pittura del colore,
che qualche tratto in più. Quindi io ora mi fermo. Potrebbe anche andare bene la pagina, forse. In ogni caso a un certo punto io la lascerò asciugare e poi toglierò il tratto di matita così da capire insomma cosa c'è davvero sopra, perché adesso col tratto di matita le cose sono abbastanza confuse. Ad esempio qua sono sicuro che mi mancano dei tratti, però lo scopro fra un pochetto. E fin qui noi ci fermiamo. Se vi state chiedendo come mai non è arrivato nessun vespone ad attaccarmi mentre lavoravo, è perché ieri notte ho affrontato la questione, mi sono battuto contro una tana intera, mettendo a rischio la mia vita, dopo essermi informato sull'utilità degli ammazzasomari, che pare che sia praticamente nulla. Addirittura ho saputo che attaccano gli alveari, uccidono le api buone, quindi sono sostanzialmente il male, una di quelle cose che Dio ha creato quando proprio c'è un giramento di cazzo incredibile. E, e quindi io le ho affrontate e distrutte. È stata una cosa molto spaventosa perché il giardiniere mi aveva detto che sarei morto io, che loro sarebbero uscite alla tana e mi avrebbero massacrato. Una volta mio papà è stato punto da 8 volte in faccia dagli ammazzasomari. Avevano fatto il nido sottoterra e lui stava usando il decespugliatore, non l'ha visti, e ha colpito il nido col decespugliatore e sono uscite tutte insieme, lo hanno punto 8 volte in faccia e lui è svenuto, era da solo, pover'uomo, per cui si è poi risvegliato da solo e meno male insomma non l'hanno ammazzato. Però adesso mi dispiace per gli ammazzasomari, ma la battaglia è vinta. La tavola forse è finita e credo che questo almeno per un po' sarà l'ultimo video che farò, perché la quantità di fatica e la quantità di tempo in più che impiego per finire una tavola sono incompatibili con la mia sopravvivenza, per cui ringrazio tutte le persone che hanno seguito questa piccola serie di 3 video sulla lavorazione delle pagine di questa storia a fumetti. È possibile che per un po' io non ne faccia altri, o forse sì, adesso vediamo. Al momento sono talmente stanco che mi viene a dire no. Comunque grazie a tutti per aver seguito questi momenti di angoscia purissima. No, scherzo, di disegno. Ciao in coda.